Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andiamo a parlare brevemente dell'ecosistema di Marte e lo swap integrato. Vi invito ad approfondire come sempre in autonomia ulteriori dettagli di questo ecosistema perché è abbastanza complesso e completo, devo dire. E inoltre vi ricordo che questo non è assolutamente un consiglio finanziario e qualora vogliate provare lo swap per avere gli interessi, i rendimenti dallo stake del token governance che arrivano anche a superare il 400%, a fare sempre le vostre ricerche e a depositare in questi ecosistemi solo fondi che siete disposti a perdere e utilizzare i vostri portafogli d'altissimo rischio, mi raccomando. Andiamo a vedere a grandi linee che cos'è questo ecosistema e come funziona lo swap dopo la sigla. Siamo sulla pagina ufficiale del sito marsecosystem.com e andiamo a vedere che cos'è questo protocollo. Innanzitutto, per operare, se vogliamo, all'interno dello swap interno di Mars Ecosystem, bisogna utilizzare un wallet che sia settato sulla Binance Smart Chain. Come ben sapete, io utilizzo MetaMask come wallet per interagire con le diverse DeFi. Vi lascerò a fine di questo contenuto il video che vi permetterà di settare in pochi istanti MetaMask sulla Binance Smart Chain. L'ecosistema di Marte è un ecosistema complesso. Cercherò di riassumere in questo video i punti chiave e lascerò poi a voi fare un approfondimento. Sostanzialmente le tre caratteristiche di questo ecosistema partono dal tesoretto di Marte, dalla loro stablecoin e dall'integrazione della DeFi nell'ecosistema stessa. Marte è un ecosistema con un'alta decentralizzazione e un'alta scalabilità. Vuole fungere un po' come banca centrale, chiamiamola così tra virgolette, per tutto l'ecosistema che andrà a creare. Il protocollo di Marte è una banca praticamente non custodial, completamente open source e decentralizzata, e come ogni banca cerca di attrarre depositi per poi andare a prestare questa liquidità e generare degli interessi, gestendo il rischio di illiquidità e di insolvenza. In poche parole è una linea di credito on-chain completamente decentralizzata e governata dalla community. Tutte le decisioni vengono prese da questo consiglio, il consiglio marziano, e tutti gli utenti che detengono come holder il token governance della piattaforma possono partecipare al consiglio e prendere decisioni e votare. Inoltre, sempre all'interno del suo ecosistema è possibile utilizzare uno swap che andremo poi a vedere nel dettaglio. La stablecoin di questo ecosistema viene chiamato USDM, mentre è presente anche un token governance che si chiama XMS. Al momento della registrazione di questo video ha un'oscillazione di mercato negativa nelle ultime 24 ore del 2,41% e si attesta a un valore di circa 0,76 centesimi di euro, con una totale supply di 1 miliardo di token. La sua stablecoin viene coniata e distrutta con dei meccanismi algoritmici. Per coniare questa stablecoin gli utenti devono dare liquidità all'ecosistema. Quando gli utenti vogliono mintare USDM, devono andare a inserire nel tesoretto dei beni, delle coin, almeno con un valore di $1. La whitelist dei beni accettati per andare a coniare USDM sono divisi in diversi livelli. Nel primo abbiamo le stablecoin, nel secondo l'oro digitale, ovvero Bitcoin. Nella terza classificazione i leader di livello 1 come ad esempio Ethereum, BNB e altre valute. Nel livello 4 abbiamo le blue chip DeFi come ad esempio Aave e Uniswap. E al quinto livello il token governance dell'ecosistema, ovvero XMS. Come abbiamo appena visto, per coniare USDM, che viene generato attraverso dei meccanismi intelligenti di conio, gli utenti possono ottenere un USDM mettendo $1 di valore di qualsiasi risorsa presente nella whitelist del tesoretto di Marte in qualsiasi momento. Per quanto riguarda invece il riscatto, questo è l'altro meccanismo di distruzione degli USDM, ovvero USDM viene distrutto attraverso un meccanismo di riscatto intelligente. Gli utenti ricevono $1 di valore del token dell'ecosistema di Marte, ovvero XMS, restituendo un USDM nel tesoretto di Marte in qualsiasi momento. I contratti intelligenti, il tesoretto e il token governance XMS
funzionano anche come controllo del conio. Infatti la fornitura massima in circolazione della stablecoin USDM è determinata e controllata dalla capitalizzazione di mercato del token XMS. Gli smart contract fanno sì che ogni 3 minuti il sistema vada a calcolare la capitalizzazione di mercato di XMS nei 3 minuti precedenti e divide questa capitalizzazione di mercato media per un parametro chiamato rapporto di supporto XMS. Questo rapporto di supporto o di sostenibilità deve essere determinato dalla governance del protocollo. Il numero ottenuto definisce il limite massimo di offerte di USDM nei prossimi 3 minuti. Ad esempio, supponendo che la capitalizzazione di mercato media di XMS negli ultimi 3 minuti sia di 250 milioni di USD e che l'XMS support ratio sia del 250%, il supply cap di USDM è di 100 milioni. Nei prossimi 3 minuti gli utenti potranno coniare solo USDM fino a un massimo di 100 milioni. Se l'attuale fornitura di USDM in circolazione è di 50 milioni, gli utenti potranno coniare solo 50 milioni di nuovi USDM, poiché ciò porterebbe alla fornitura in circolazione di USDM il raggiungimento limite della fornitura di 100 milioni, come stavamo vedendo in questo esempio. Il support ratio di XMS al momento è fissato del 250%, ma andrà gradualmente ad aumentare. Senza scendere in ulteriori tecnicismi, andiamo a vedere un attimo come funziona l'applicazione, lo swap, intanto passando dall'audit perché ha ottenuto l'audit di Certic e anche il bug bounty. Cliccando in alto a destra su Use App si apre la piattaforma degli swap, molto simile a Pancake. Vediamo il TVL che nelle ultime 2 settimane è pressoché raddoppiato. Siamo passati ad avere 419 miliardi di TVL con un APR del 587% negli stake. Subito sotto andiamo a vedere il valore del token governance XMS, la supply circolante sempre del token XMS e la market cap. Più a sinistra abbiamo le macro sezioni dove possiamo vedere le pool, le farm, lo swap, la liquidity e il claim. Cliccando su pool vediamo tutte le piscine con i relativi interessi. Come potete vedere, andando a mettere a rendita il token XMS, andiamo a generare XMS per un valore del 430% variabile. Ovviamente per andarlo a mettere a rendita dobbiamo detenerlo nel nostro wallet, cliccare su dettaglio e andare a inserirlo all'interno della pool. Come vedete possiamo anche andare a mettere a rendita Cake per ottenere XMS come coin di ricompensa con un APR del 294%. Possiamo andare a mettere XMS per avere BNB come ricompensa, BTCB o addirittura Ethereum. Al momento gli APR sono ancora onorevoli, va da sé che con l'aumentare dell'ingresso della liquidità poi questi interessi si andranno man mano a stabilizzare. Sempre qualche settimana fa, quando avevo intravisto la piattaforma, c'erano anche degli interessi che andavano intorno al 700-800%. Cliccando su swap possiamo andare a scambiare i nostri BNB o le valute, i token supportati, vedete sono veramente tantissimi, con una qualsiasi altra valuta o token supportato. Possiamo anche andare a scambiare i nostri BNB direttamente col token XMS. Volendo simulare lo scambio di un BNB, terremo in cambio il 507 XMS e qua sotto abbiamo il resoconto. Andando su farm, partecipando alla pool, andando a mettere in stake gli LP token, andremo ad ottenere delle ricompense. Ma come si fa ad ottenere gli LP token? Bisogna andare a fornire la liquidità. Arrivati a questa schermata, sempre con il nostro wallet collegato, andiamo su Create e qua andiamo a selezionare la coppia di token che vogliamo utilizzare nel farm. Come abbiamo visto, la prima coppia era XMS BNB, quindi noi andiamo a selezionare XMS. Sotto andiamo a selezionare BNB. È una pool al 50-50, quindi vuol dire che se mettiamo 50 come valore in XMS, lo stesso controvalore ci viene calcolato in BNB. Una volta che abbiamo deciso la quantità da poter aggiungere alla liquidità, clicchiamo su aggiungi liquidity e andremo a ottenere il token LP da utilizzare poi nel farming. Cliccando anche in questo caso su dettagli possiamo andare a mettere a rendita il nostro LP token ottenuto
per ricevere come ricompensa quello che vedete qui o quello che vedete qui, è lo stesso. Alla voce claim noi possiamo andare a claimare, ad esempio claim farm e pool reward. Qua abbiamo la descrizione dove vediamo che il programma di maturazione dura 180 giorni e la ricompensa viene data ogni 3 giorni. Queste tempistiche così lunghe sono una sorta di protezione per far sì che gli utenti che ricevano le ricompense non le vendano in blocco. Comunque il claim lo potete fare anche dalla schermata pool, dettagli, come vedete al punto interrogativo vi dice la stessa cosa che abbiamo letto poco fa e potete fare l'harvest direttamente anche dalla sezione pool. Alla voce invece IHO sono praticamente le Initial Holder Offering, dove in futuro in questa schermata verranno lanciati dei progetti direttamente nell'ecosistema di Marte, utilizzando ovviamente il token governance, dove potranno partecipare gli holder del token. Bene, siamo arrivati anche per oggi alla fine del nostro appuntamento e vi ringrazio come sempre per l'attenzione. Lasciatemi scritto nei commenti qua sotto se volete un approfondimento più dettagliato di questo ecosistema. E se non l'avete ancora fatto, vi invito inoltre ad iscrivervi al canale e ad unirvi alla nostra community Telegram. Come sempre vi auguro un buon weekend e per i tutorial noi ci vediamo lunedì. Ciao a tutti!